Il Natale di Padre Pio. Una figlia spirituale di Padre Pio, Lucia Iadanza, ha narrato un evento significativo avvenuto durante la notte del 24 dicembre 1922. Quando 4 donne del paese si recarono al convento per partecipare alla messa di Natale, trovarono il luogo ancora chiuso poiché era troppo presto. Vista la fredda temperatura, decisero di suonare il campanello per chiedere di entrare e ripararsi. Il portinaio le fece accomodare nella sacrestia, dove le donne iniziarono a scaldarsi con un braciere e a recitare il Santo Rosario. Improvvisamente, Padre Pio si avvicinò alla finestra della sacrestia, ignaro della presenza delle devote. In quel momento, Gesù Bambino scese dal cielo e si pose tra le braccia del Santo. Una delle donne ebbe la visione del bambino vivo, che iniziò a essere accarezzato da Padre Pio. Subito dopo, Gesù sparì, e Padre Pio, ripresosi dall'estasi, si rese conto della presenza delle donne. Chiese a colei che aveva assistito alla scena di mantenere il segreto e di non rivelare nulla a nessuno. Padre Raffaele da Sant'Elia, che condivise la vita con Padre Pio per 35 anni, racconta un altro episodio accaduto 2 anni dopo. Durante la messa di mezzanotte del Natale del 1924, mentre si dirigeva in chiesa, Padre Raffaele notò che il corridoio era illuminato da una lampada a petrolio. Nell'ombra, vide Padre Pio uscire dalla sua cella, camminando lentamente e avvolto da un bagliore di luce, con Gesù Bambino tra le braccia. Rimase immobile sulla porta della sua cella, colpito e affascinato. Si inginocchiò mentre Padre Pio, radiante, passava accanto a lui, senza nemmeno accorgersi della sua presenza a soli 2 passi di distanza. Padre Pio manifestava un profondo amore per il periodo natalizio. Appena iniziava l'Avvento, il desiderio di sentire i canti natalizi risuonare nelle chiese, nelle case e nei vicoli del paese lo pervadeva. Non vedeva l'ora che il clima natalizio si diffondesse, tanto che già dal 1° dicembre cantava con entusiasmo "Tu scendi dalle stelle", e si lasciava trasportare dalla gioia al solo ascolto della pastorale di Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Durante l'Avvento, dedicava molto tempo alla preghiera, sia di giorno che di notte. Nonostante la sua attività incessante, si impegnava anche nella realizzazione del presepe in chiesa, seguendo la tradizione francescana. Durante le sue celebrazioni della messa, Padre Pio aveva l'abitudine di prendere Gesù Bambino, conservato nel convento, portandolo in processione fino alla chiesa, dove numerosi fedeli attendevano con ansia il suo arrivo. Padre Marciano racconta che Padre Pio aveva un modo unico di celebrare le festività natalizie. Amava trascorrere il tempo con i suoi confratelli dopo cena nella sala del refettorio. Si sedeva accanto a coloro che giocavano a scacchi o a dama, tifando per uno o l'altro e divertendosi. Partecipava in modo gioioso, trasmettendo il messaggio che condividere del tempo con gli altri è anche una forma di preghiera, poiché crea affetto e amore tra le persone. A Raffaelina Cerase, un'altra figlia spirituale, Padre Pio scrisse: "A cominciare dalla sacra novena in onore del Santo Bambino Gesù, il mio spirito si è sentito come rinascere a novella vita. Il cuore si sente come abbastanza piccino per contenere i beni celesti. L'anima si sente tutta disfarsi alla presenza di questo nostro Dio per noi fatto carne. Come resistere a non amarlo sempre con nuovo ardore? Appressiamoci al Bambino Gesù con cuore immacolato di colpa e gusteremo quanto sia dolce e soave l'amarlo." I confratelli ricordano che Padre Pio voleva che il presepe, in chiesa, fosse allestito di fronte al confessionale per poterlo vedere mentre amministrava il sacramento della penitenza. Restava in confessionale ore e ore ogni giorno, e teneva sempre lo sguardo rivolto alla statuetta del Bambino Gesù. La notte di Natale, dopo la celebrazione della Santa Messa, Padre Pio esprimeva una gioia immensa. Faceva baciare il bambinello Gesù a tutti i presenti in chiesa e poi lo collocava nel presepe accanto al bue, all'asinello, a Maria e Giuseppe. In quel momento, c'era un silenzio profondo e una commozione palpabile tra la gente che circondava il presepe, tutti attenti e rispettosi di quel momento significativo. Una delle preghiere che Padre Pio amava recitare nel periodo natalizio è questa. O Divinissimo Spirito, dà moto al mio cuore per adorare ed amare,
Da lume al mio intelletto per contemplare la sublimità del mistero di carità d'un Dio fattosi bambino. Da fuoco alla mia volontà, perché possa riscaldare con essa colui che è tremante per me sulla paglia. Madre mia Maria, conducimi teco nella grotta di Betlemme. E fammi inabissare nella contemplazione di ciò che di grande e sublime è per svolgersi nel silenzio di questa più grande e bella notte che il mondo abbia mai visto. Buon Natale da Padre Pio e Sante Parole.